Sono le ore 6 e voglio farvi vedere ciò che vedo anche io. Guardate qui. Guardate qui che spettacolo. Solo questa vista un po' mi ripaga delle sofferenze di ieri. Oggi è un nuovo giorno. Ho la schiena a pezzi, ma ci faremo i nostri 18 km fino a Roncisvalle con uno zaino umano di 10 kg e sono sicuro che andrà molto ma molto meglio. Buongiorno mondo. Come si può essere arrabbiati o tristi o delusi se ti svegli la mattina e guardi tutto questo? Ma quanto è bella la vita? Cioè, quanto è bella la vita? Non è bello trasportare 15 kg su una salita per 4 ore? Ma quella è stata una scelta mia. È stata la mia la colpa. Ma quanto è bello svegliarsi così? Che spettacolo, che spettacolo. E forse da lontano scorgo il camioncino che è l'unico punto di riferimento intermedio poi fino a Roncisvalle. Vediamo un po', vediamo se è lui. E sembra proprio lui. Sembra proprio lui. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo ragazzi, c'è un'arietta, mamma mia, ho dovuto mettere il cappellino con questa protezione alle spalle perché c'è un vento assurdo. Questa è una cosa che vi consiglio se andate ad alta quota, questi cappellini che hanno anche la protezione dietro, che è utile sia per il sole che per il vento. E dopo un buon panino col formaggio che mi sono divorato, pensate che non era il formaggio all'interno del panino, ma c'era proprio dei pezzi di formaggio e ho mangiato anche la buccia proprio. Proseguiamo il cammino, sono quasi mezzogiorno, per Roncisvalle mancano 11 km e voglio sbrigarmi sperando che le poste di sabato pomeriggio siano ancora aperte. Vi faccio vedere il percorso. Food truck, dove sono adesso,
e poi scendiamo giù. Arrivati a questo punto non bisogna seguire la strada normale, ma prendere in questa deviazione, molto semplice, perché c'è sia la croce e poi un cartello in legno con la scritta non se può Orreaga. Incontriamo finalmente il primo cippo di questo cammino. Santiago de Compostela, 765 km. E subito dopo poi vi è l'unica fontana che troveremo per fare rifornimento d'acqua fino a Roncesvalles. Ecco qui. Fontaine de Roland. Questa qui è potabile e si può bere. Dalla fontana a Roncesvalles mancano altri 8,2 km. Come potete leggere qui, 2 ore e 10. Quindi rifornimento fatto e ora possiamo continuare a camminare. Miei cari amici, stiamo per entrare in Navarra. Au revoir France! Siamo in Spagna da questo punto. Ecco qui. Salutiamo la Francia alle nostre spalle e diamo il buon pomeriggio alla Spagna. Per percorrere gli ultimi chilometri per Roncesvalles ci sono 2 discese con 2 diverse indicazioni. Non prendete assolutamente la via ripida a sinistra, sconsigliata con diversi simboli di pericolo. Quella che purtroppo ho preso io. Ed ecco la grande discesa per Roncesvalles. Mi sembra di stare in un bosco fatato. Come se da un momento all'altro dovesse uscire un folletto. Silenzio e tutto attorno alberi. Infatti non sto ascoltando nemmeno la musica perché preferisco proprio godermi il suono della natura. È ripida la discesa, eh? Bisogna fare attenzione, infatti sto andando piano piano, non so se riuscite a vedere dalla telecamera, ma io sto camminando piano, non perché voglia registrare il video fermo, ma perché è pendente. Vabbè, volevo farvi partecipe di questo bosco meraviglioso. Ragazzi, durante la discesa mi sono dovuto fermare perché mi sono sentito proprio bene. Ho avuto dei giramenti e ho vomitato, ma non so se per la stanchezza o se è stata qualcosa che mi ha fatto male il formaggio, non lo so. Comunque la discesa è ripida proprio, mi sono fermato un attimo perché comunque mi sentivo stanco. Avevo mangiato una barretta e dopodiché mi è venuto da vomitare, ho vomitato. Non vedo l'ora di arrivare a Roncesvalles perché sono proprio sfatto. Io non so se sono queste prime tappe, però non mi aspettavo che fosse così dura, non me l'aspettavo proprio. Sarà stata la prima che mi ha ammazzato, mi ha distrutto proprio il mio fisico, quei 15 kg portati, non lo so. Stamattina è andato tutto bene, ora che sto alla parte finale ho avuto dei giramenti e un mal di stomaco. Vabbè, ora mi riposo un altro poco, poi riprendo e non vedo l'ora di andare a Roncesvalles e di farmi una doccia calda, qualcosa, perché non sto proprio bene.
Dopo aver passato 30 minuti a vomitare ed evacuare, inizio a sudare freddo e sentirmi debole. Il sole sta iniziando ad andare via ed essendo il percorso sconsigliato da tutte le guide, non passa nessun pellegrino. È in quel momento che mi rendo conto quanto sia stato folle da parte mia non portare un telefono con sé. Non avrei mai immaginato che il telefono potesse servire non solo per farsi selfie e andare sui social, ma soprattutto per chiedere aiuto. Non posso rimanere ancora in quel luogo, soprattutto ora che inizia a fare buio. Decido di alzarmi, ma la discesa è troppo ripida ed io sono troppo debole. Riesco a fare a malapena un centinaio di metri, dopodiché cado e svengo. Dopo un periodo interminabile mi sveglio ed inizio a vomitarmi addosso, non avendo più nemmeno la forza di girarmi. Dopodiché Dio, la natura o un'entità soprannaturale ha fatto giungere 2 angeli italiani di nome Ezio e Giorgio che mi hanno preso quasi in braccio e trasportato, oltre il loro, anche il mio di zaino per i restanti 2 chilometri per Roncisvalle, per poi accompagnarmi al pronto soccorso. Ragazzi, vi spiego cosa è successo. In realtà non ho nemmeno la forza di fare sto video, però non so nemmeno neanche se lo pubblicherò mai. Però ecco, il rapporto nei miei video dico sempre tutto. Oggi è stato uno dei giorni più brutti della mia vita. Mentre stavo facendo la discesa per raggiungere Roncisvalle, mi sono sentito male. Mi sono sentito male ed ero da solo. Mi sono fermato in un angolo e ho iniziato a vomitare. Tutto. Ho vomitato tutto. Poi sono dovuto andare anche in bagno. Voi sapete, quando uno vomita molto si sente debole. Purtroppo mancavano ancora 4 km. E non c'era... stavo da solo in mezzo alla foresta, sudavo freddo. A un certo punto però dovevo scendere perché non ce la facevo più, dovevo arrivare. A un certo punto sono svenuto. Mi sono avuto la forza di adagiarmi su un crinale, c'era il terreno di fianco. Mi sono buttato lì con tutto lo zaino e mi sono vomitato pure addosso. Fortuna ha voluto che dopo un po' sono passati 2 ragazzi italiani, Giorgio e Carlo, che si sono fermati. Addirittura Giorgio si è preso il mio zaino e se l'è messo davanti, quindi aveva il suo e il mio. Non potete capire, di solito quando uno vomita e sta male se ne sta tranquillo a casa, io mi trovo in quella foresta da solo, in una discesa proprio difficile e per me va tutto bene, il peso e tutto, però la salute no. Poi quando sono andato a Roncisvalle mi è stato detto che altre 6 persone erano state male ed era stata colpa del formaggio di quel cavolo di furgone che vi ho fatto vedere ed è partita anche una denuncia. Intossicazione alimentare. È partita anche una denuncia per intossicazione alimentare. Mi hanno portato al pronto soccorso, mi hanno dato dei fermenti lattici. Se domani non mi dovessi sentire bene, penso che il cammino è finito qui. Mi dispiace, lo riprenderò domani, ma tutti sti giorni sono successe così tante cose brutte e io poi mi sento debole. Mi sento stanco, mi fa male lo stomaco, ho mangiato un po' di riso in bianco, sto male ragazzi, sto male. E poi ritrovarmi da solo male mi ha fatto pensare a tante cose. Vi auguro buonanotte. A domani. Cacciato da tutti gli alberghes poiché al completo, sono stato costretto a dormire nella tenda. Ma questa è tutta un'altra storia.